Bentornati! Doc di Ritorno al futuro diceva strade? Dove andremo noi non ci servono strade. Beh, in realtà oggi di strade ne vedremo parecchie. Uno degli elementi fondamentali del mondo romano è rappresentato proprio dalle strade. La rete stradale romana raggiunse un'estensione incredibile per l'epoca in cui fu realizzata e rimase ineguagliata per diversi secoli a venire. È stato calcolato che i romani realizzarono circa 80.000 km di strade principali e per avere un'idea dell'estensione basta pensare che ci si può fare il giro del mondo un paio di volte. E voi siete mai stati su una strada romana? Fatemelo sapere nei commenti, quindi scrivete a più non posso e magari ditemi anche cos'è che vi stupisce di queste opere ingegneristiche del passato. Il nome proprio di queste strade derivava o dal magistrato, dall'uomo politico che l'aveva fatta realizzare, come nel caso dell'Aurelia o l'Emilia, oppure dalla destinazione della strada, è il caso della Tiburtina, che conduceva a Tivoli. E perché no, anche lo scopo stesso della strada era importante e quindi troviamo, ad esempio, la Salaria. Non bisogna però pensare che tutte le strade fossero grandi e importanti come ad esempio la Via Appia. Esistevano, esattamente come oggi, diverse tipologie di strade e quindi avremmo potuto trovare strade private oppure strade minori, dette actus, e infine le strade principali, l'equivalente delle nostre autostrade o superstrade, che si dividevano tra vie pubbliche e vie militari. Le seconde, lo dice il nome stesso, erano realizzate direttamente dall'esercito per facilitare gli spostamenti delle truppe. In effetti le strade nascono proprio con l'intento di favorire l'espansione militare di Roma e dare un'idea forte e tangibile di quelle che sono le capacità tecniche e ingegneristiche dei romani. Poi, ovviamente, queste strade divennero importantissime vie commerciali e mezzi di scambio culturale. Ma com'era realizzata una strada romana? Se noi potessimo tagliare una sezione proprio di una strada, ci accorgeremmo che questa è composta da diversi strati di materiali. Veniva dapprima realizzata una trincea di profondità variabile, ovviamente a seconda del tipo di terreno presente. Lo strato più profondo era un acciottolato e se noi facciamo un paragone con il mondo degli edifici potremmo definirlo statumen. Seguiva poi uno strato di sabbia, ghiaia e argilla e infine lo strato di rivestimento, costituito di ciottoli battuti o da grandi lastre di pietra vulcanica, chiamate basoli. Tutto ciò aveva il duplice scopo di rendere più resistente la strada e filtrare l'acqua piovana. Per evitare poi ulteriori ristagni, il profilo della strada era leggermente curvo e ai lati della strada stessa avremmo trovato marciapiedi e fossette di scolo. Quel rivestimento che abbiamo detto, i latini lo chiamavano stratum ed è da qui che deriva il nome italiano di strada. La stessa cosa vale per diverse altre lingue europee, come per l'inglese, street, o per il tedesco, Strasse. Tutte devono fare riferimento a quello strato pavimentale superiore detto stratum. La struttura appena descritta non rimane però sempre invariata e dipende dalle tipologie di terreno che i romani si trovavano a dover affrontare. Ed ecco quindi che nel caso, ad esempio, di una zona paludosa, gli ingegneri potevano ricorrere a due sistemi. Uno consisteva nel sopraelevare il manto stradale con la costruzione di un terrapieno, detto agger. Lo abbiamo già incontrato nell'ambito militare, quando abbiamo parlato proprio del Vallo di Adriano e vi lascio il link qua sopra se ve lo siete perso. L'alternativa era quella di mettere in posa una struttura di legno, che ricorda un po' i nostri binari, con dei pali infissi nel terreno e sopra queste due assi molto lunghe, o più assi, diciamo così, parallele, e al di sopra di queste poi vari strati visti precedentemente. Il percorso delle strade doveva poi essere il più rettilineo e semplice possibile, ma anche in questi casi gli ingegneri si trovavano a doversi scontrare, diciamo così, con quelli che sono gli ostacoli naturali. Ed ecco quindi che noi troviamo delle strade rialzate, ad esempio se bisogna superare un dislivello lungo e non troppo profondo. Oppure addirittura poteva essere tagliato direttamente il fianco di una montagna, come è accaduto nel caso della Via Appia presso Terracina. Le gallerie poi erano qualcosa di incredibile se pensiamo all'epoca in cui ci troviamo. Venivano scavati contemporaneamente i fianchi della montagna, aiutandosi con dei pozzi di controllo posti a intervalli regolari, esattamente come si vede nel disegno.
Per spostarsi è necessario conoscere le distanze ed ecco quindi che ci vengono in aiuto i cartelli stradali di epoca romana. Si tratta di pietre, dette pietre miliari, perché erano poste a 1 miglio di distanza l'una dall'altra, cioè 1000 passi romani, circa 1478 metri odierni. Accidenti, che passo lungo, mi direte voi, che avevano i romani. Beh, bisogna considerare che un passo romano equivale a un nostro doppio passo, cioè si calcolava la prima volta che il piede toccava a terra e poi la seconda volta che lo stesso piede toccava nuovamente il terreno. Su questi cartelli avremmo trovato tutte le informazioni necessarie, dal nome del magistrato, la distanza, la destinazione e così via. Una pietra miliare molto particolare era il cosiddetto Miliarium Aureum o Miglio Aureo, che si trovava nel centro di Roma, cioè proprio nel foro romano. Si trattava di una colonna in marmo ricoperta di bronzo che indicava all'incirca, diciamo così, il punto di arrivo di tutte le strade romane. Era l'equivalente pratico, tangibile, diciamo così, del famoso detto tutte le strade portano a Roma. Dopo aver percorso così tanti chilometri è giunto il momento di riposarci un attimo. Il nostro viaggio anche per stavolta è giunto al termine. Io come sempre vi chiedo di mettere un bel mi piace, di cliccare sulla campanella, di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, e di scrivere nei commenti se avete domande, dubbi o quant'altro. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Arrivederci!